Ciao ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniatura, io sono Gio. Oggi andiamo a fare un lavoretto importante per quelli che si stanno avvicinando al mondo del digitale, ma soprattutto per chi vuole ottenere sempre più realismo all'interno del proprio plastico. In questo caso scala N. Questo discorso vi ricordo che vale sia in scala N che in H0. E ovviamente con i servi potete gestire non solo gli scambi, ma anche eventualmente porte di eventuali rimesse di locomotive, o comunque potete gestire tutto ciò che volete muovere all'interno del vostro plastico attraverso lo Switch Pilot e attraverso appunto il servo. Perché scala N? Perché molti me l'hanno chiesto e non ci sono effettivamente molti video in giro che spiegano come fare a installare un servo di questi qua della ESU sotto uno scambio Flashman. In questo caso sto usando lo scambio Flashman piccolo, della serie piccolo, quello con la massicciata, ma il discorso non cambia. Quello che vogliamo andare ad ottenere in questo video è appunto evitare di tenere i motori a vista sul plastico in scala N, perché ce ne sono molti purtroppo, e andare a ricreare un'atmosfera molto più realistica mettendo il motore sotto plancia e quindi ottenendo questo effetto. Ovviamente in questo video non parliamo della parte cablaggio, perché abbiamo già parlato in altri video come collegare lo Switch Pilot alla centrale EcoSlink, è molto semplice, ci sono tanti video che ho fatto, magari trovate il link qua sotto, ma quello che ci interessa è come andare a collegarlo, ad alloggiarlo sotto il plastico. Io in questo caso ho creato questa scatolina qui che simula un plastico, ok, una parte del plastico, quindi praticamente posizionato uno scambio con dello scotch per farvi vedere le cose, in modo da tenerlo fermo e non bloccarlo definitivamente, ma per farvi vedere l'esperimento. Il kit è il 51805 della ESU, trovate il link qua sotto eventualmente per poterlo acquistare attraverso il mio sito www.ferrovieminiatura.com, e nel kit trovate appunto il servo con i relativi viti. Ovviamente all'interno ci sono anche le istruzioni, sono abbastanza intuibili, però è un lavoro abbastanza, diciamo tra virgolette, certosino, oserei dire, sì, perché un po' insomma dovete mettervi sotto il plastico e lavorarci. Se il vostro plastico è gigante e non potete sollevarlo, dovrete andare sotto, ma non spaventatevi, perché comunque è un'operazione abbastanza semplice, molto easy. Bisogna solamente posizionare lo scambio, stabilire dove è il punto del nostro movimento della leva dello scambio, fare il foro e poi applicare il sotto. Adesso guardatevi il video fino alla fine, fatemi sapere se avrete capito tutto. Nel caso avreste altre domande da farmi, me le mettete nei commenti qua sotto, io sarò ben lieto di rispondervi. Ok ragazzi, questa è la confezione della ESU, il 51805, che trovate in descrizione, potete acquistarlo, e dentro trovate tutta la parte kit di montaggio, quindi viti e quindi tutte quelle che sono le placchette di agevolazione del movimento, e poi il servo, ok? Poi qui a fianco vedete c'è ci sono a disposizione due astine di metallo lunghe all'incirca 10 cm che vi servono appunto per poi cablare alla vostra maniera. Io ora ve lo faccio vedere in un mood, ma poi ovviamente potete divertirvi come volete. È un servo, alla fine fa dei movimenti e li mettete in base alle vostre esigenze. Ora qua ci siamo preparati una simulazione di un telaio, ok, di un plastico, e ovviamente qua abbiamo uno scambio della Flashman piccolo, che è appunto il soggetto di questo video, perché molti me l'hanno chiesto come si fa a mettere il motore, il servo sotto plancia. Vedete, lo scambio Flashman piccolo sotto non ha nessun tipo di agevolazione per poter inserire la stina, e vi sconsiglio di togliere questa plancia, perché poi fareste saltare tutti i meccanismi che ci sono sotto. L'unico punto dove ci possiamo andare ad aggrappare è proprio questo, ok, il punto dove appunto fa la leva dello scambio. Quindi da questa parte lo vediamo così, quindi cerco di farvelo vedere al meglio. Ora vedete questo pomello, ve lo zoom, vedete questo pomello, chiamiamolo così, questa levettina che si muove, lo facciamo con la matita per farvi capire meglio, è quella che muove gli aghi. Come potete notare non c'è un foro qui dentro, ce n'è uno qua sotto, ma è molto scomodo, quindi potete sfruttare questo. Come facciamo per far entrare quella piccola stina metallica che adesso vi faccio vedere? Eccola qua, questa è la stina metallica che troviamo nella confezione e deve andare qua dentro, ok? Dobbiamo fare un foro per farlo entrare qua dentro, altrimenti non c'entriamo. Per farlo ci possiamo avvalere di questa punta molto micro 0,4 da modellismo, adatta proprio a questo scopo, perché questa, come vedete, è la stessa misura della stina, dell'asticella che andremo a usare nel servo. Quindi ora cosa facciamo? Dobbiamo fare il foro, quindi appoggiamo lo scambio su un pezzo di polistirolo, uso del nastro carta per tenere fermo lo scambio in modo che non si muova, e potete farlo sia a mano oppure con un avvitatore elettrico. Facciamo il foro con quella punta che vi ho fatto vedere prima. Aggiungo un altro foglietto di nastro per agevolarmi la vista del pomello. Andiamolo a testare, vediamo se effettivamente la nostra stina ci entra, ed effettivamente abbiamo risolto il problema, ok? Ora liberiamo il nostro scambio e andiamo a posizionarlo. Quindi ora cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo simulare
il nostro diciamo collegamento. Quindi facciamo finta che questo è il telaio, quindi siamo su un pezzo di legno, e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire la traiettoria che fa questa levetta. Infatti se noi andiamo ad appoggiargli sopra la nostra barretta metallica possiamo vedere effettivamente come si muove. Vedete? Possiamo farlo anche con la matita per farvi vedere quello che c'è da fare. Vedete, fa questo movimento. Quindi noi dobbiamo creare un passaggio, un foro che permetta alla stina che sta sotto di muoversi, e questo passaggio lo facciamo appoggiando la matita. Ok, questo è il punto dove io dovrò fare il foro. Calcolando lo spazio che ho tra la massima uscita della leva e il bordo della massicciata, creo una linea anche qua sotto e chiudo. Vedete? Mi si è creato il foro da fare. Questo lo facciamo ovviamente con un trapano o con un avvitatore. Quindi adesso, ragazzi, abbiamo lo spazio necessario per far passare la nostra barretta metallica, vedete? Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collegarla. Ora dobbiamo andare ad alloggiare il servo. Come facciamo? Ovviamente il servo va dall'altra parte, sotto, ok? Intanto andiamo a vedere il servo, è questo qua, e noi dobbiamo andare a utilizzare una di queste parti di plastica che ci vengono più adatte allo scopo. Voi potete innestare, o meglio alloggiare il servo utilizzando questo adattatore nel modo in cui vi viene più comodo. In questo caso io faccio così, poi voi potete farlo come volete, in base a come andate a metterlo fate un vostro studio di come potete alloggiare e quali sono le levette adatte al vostro scopo. In questo caso io utilizzo praticamente questa. Ok, questa mi viene comoda per il tipo di installazione che devo fare io. Quindi cosa devo fare adesso? Devo andare a mettere questa stina metallica dentro a questo foro qui, ok, vedete questo? In questo modo, solo che io devo fargli una piega perché deve rimanere bloccato. Quindi prendo una pinzetta e piego circa 1,5 centimetri, piego, ok? Quindi vado ad innestarlo dentro, dove c'è la pancia deve stare in alto, quindi portiamo dentro l'asola e la blocchiamo in questo modo qui. Però non basta, vedete qua c'è un altro foro, ci va una vitina che è quella che va ad alloggiarsi qua dentro nell'ingranaggio, quindi questo lo appoggiamo dentro l'ingranaggio in questa maniera qua, ok? E andiamo a mettere una di queste vitine che trovate nella confezione, che ha praticamente, vedete, è questa, la vedete? Cerco di farvela vedere, ha una rondella sotto, gliela andiamo ad appoggiare e con il cacciavitino andiamo a stringere. Questa vitina cosa fa? Fa praticamente fermare totalmente la stina metallica che abbiamo messo in questo modo qua, ed è bloccata. Ok? Ora cosa facciamo? Andiamo sotto la plancia del plastico e andremo ad alloggiare questo, quindi la stina metallica passa dentro il foro che abbiamo fatto prima e noi ci appoggiamo qua, ok, più o meno a mezzeria. Ovviamente noi dall'altra parte avremo lo scambio, quindi cosa facciamo adesso? Lo togliamo un attimo, andiamo a simulare l'alloggio dello scambio che nel vostro plastico è messo qui, quindi qua, questa è la posizione corretta perché avete fatto il buco prima su misura, in modo che si possa muovere liberamente la vostra levetta, e simuliamo di bloccarlo. Io adesso lo blocco con del nastro di carta, questo mi serve per non far muovere lo scambio, ok? Devo muovere solo la levetta. Quindi voi sarete sotto il vostro plastico, andrete a mettere questo alloggio, lo metterete sotto, quindi in questo caso andremo a fare questo lavoro qua. Quando lo metterete, ovviamente, che vedete, adesso vi faccio vedere da qua, si vede l'asola, vedete? Adesso zoom, la vedete che si vede? Quella è l'asolina che abbiamo fatto prima al foro. Si vede anche il foro, vedete che si vede il foro? Ecco, la nostra barretta metallica deve andare là dentro e va dentro. L'abbiamo messa. Quindi una volta posizionato rimettiamo delle vitine che bloccano praticamente tutto l'alloggio e in più mettiamo anche delle vitine che bloccano in realtà il servo che non è ancora bloccato, con queste vitine qui. Sono queste, vedete? Adesso ve le faccio vedere, che hanno questa rondella grossa, le trovate sempre nella confezione. Andiamo a stringere, queste servono appunto a bloccare definitivamente il nostro servo. Stringiamo fino in fondo in modo che il servo non balla, ma rimane bello bloccato e alloggiato per bene. Ok? Quindi cosa faccio adesso? Andiamo a innestare il cavetto per testarlo. Ovviamente da quest'altra parte io ho tenuto bloccato lo scambio con dello scotch, quindi deve essere ben saldo il vostro scambio una volta posizionato, e avete l'ago inserito, ok, vedete? Qui ovviamente questo va tagliato una volta che avete appurato che tutto funzioni. Ora andiamo a inserire lo spinottolo all'indirizzo 1 del nostro Switch Pilot servo e vediamo se tutto funziona. Diamo l'impulso, 3, 2, 1 e come vedete funziona perfettamente.
ok? Ricordatevi che lo scambio deve essere ben saldo, ben appoggiato. Adesso lo tengo perché così non sballotta, ok? Una volta appoggiato bene, perché l'avete fissato con le viti o con la colla come volete, quando andate a dare l'eccitazione l'ago si muove perfettamente, e così abbiamo ottenuto un effetto molto realistico e non abbiamo il motore a vista, che effettivamente non è bello da vedere. Funziona? Ok. Quindi poi tagliamo l'ago e il gioco è fatto. Bene ragazzi, il video è finito. In un prossimo video invece andremo a vedere come configurare il pannello sinottico per gestire più scambi sul nostro plastico, e sarà un video dedicato a un cliente che me lo ha chiesto perché sto facendo questo lavoro per lui, e sarà qualcosa di veramente divertente. Ci vediamo alla prossima, grazie per avermi guardato, vi voglio bene, un abbraccio, ciao!